Allora, teacher tornato io. In questo video oggi guarderemo il past simple, ok? Now, il past simple, come il present simple, è un tempo verbale molto importante. Vi può migliorare la vostra scrittura e la vostra conversazione, specialmente quando stiamo parlando di azioni fatte nel passato. Iniziamo con la lezione. Ok, quindi, the structure, la struttura. Quindi la struttura è molto semplice, molto simile al present simple. Abbiamo il nostro soggetto, il nostro verbo, il passato e il nostro oggetto, object. Nella forma negativa è soggetto più auxiliary verb, verbo che aiuta, e poi il nostro oggetto. Tante volte possiamo anche avere il subject, auxiliary verb e poi un altro verbo, ok? Another verb. E poi per domande sappiamo che iniziamo con il nostro verbo e poi mettiamo il soggetto. In questo caso possiamo anche finire con il verbo o un oggetto. I helping verbs o gli auxiliary verbs nel past simple sono il verbo to do, che nel passato è did, e poi il verbo to be, che nel passato è was, singular, and were, plural. Noi guardiamo queste tre frasi, per esempio, I walked to the shop. Right? Walked. Here we have our subject, our verb, e poi questo è il nostro posto. Right? Dove questa persona o dove io ho camminato. Right? Now, number 2. They ate a delicious hamburger. They è il nostro soggetto, ate è il nostro verbo, questo verbo è irregolare, la forma base è eat, che sarebbe mangiare, e ate is the past, irregular form. A delicious hamburger. And here is our object. E ovviamente delicious da una descrizione, a hamburger. Qua abbiamo due diverse domande, una iniziando con was she okay, and did they win. Was is our verb, she è il nostro soggetto e ok is our object. Ok? E poi did they win è la stessa cosa, did è il nostro verbo, they è il nostro soggetto e win è il nostro oggetto. Ok? Now, let's continue. Why? Perché usiamo il past simple? Now, direi il past simple è un po' più semplice di capire del present simple. Il past simple usiamo per praticamente azioni che sono finite, no? Nel passato, azioni o emozioni, no? Per esempio, I walked the dog, right? I walked the dog. I was sad when my cat died. Ero triste, right? Quindi qua vogliamo dire che queste azioni sono finite e basta, erano nel passato, ok? Normalmente con queste frasi nel past simple noi mettiamo, come si chiama, un time clause, no? E praticamente noi diamo una descrizione del tempo, no? Perché stiamo parlando del passato, vogliamo essere un po' più specifici con quando nel passato, right? Per esempio noi possiamo dire l'orario at 9 a.m. o last week, settimana scorsa. Now, il nostro secondo motivo perché usiamo il past simple è per emphasize detail, right? Per evidenziare il dettaglio. Cosa stiamo evidenziando? Il fatto che l'azione è completa. Ok? The action was complete, che era nel passato e è finita, no? Per esempio, I lived in France. Io ho vissuto in Francia. I lived in France. Now, tante volte c'è un po' di confusione
perché usiamo il past simple e perché usiamo il present perfect, che sarebbe I have lived in France, ok? No, questo è molto interessante, perché I lived in France vogliamo evidenziare o far capire alla persona che l'azione era nel passato, ok? Che nel passato io ho vissuto in Francia e basta. Però nel past perfect, I have lived in France, è un po' diverso, perché là vogliamo prendere questa azione che è successa nel passato e farla relevant, no? Dare un'importanza nel presente, no? Perché it's relevant to the present, relevant to the context, ok? Però se noi vogliamo giusto far vedere o evidenziare che questa azione è completa nel passato, usiamo il past simple. E l'ultimo motivo perché noi usiamo il past simple è position and emotion, states. No? Come abbiamo già parlato di feelings o emozioni, però un altro state può essere position. Il verbo have nel passato è had. I had 2 cars. Avevo 2 macchine. He was happy. His team won. Lui era felice. Okay? So, very simple, very straightforward. Ok. Now, come abbiamo detto, in terms of subject-verb agreement, no? Per essere sicuri che il nostro soggetto e il nostro verbo vanno insieme e vanno bene, sono corretti, dobbiamo vedere un po' di cose. Prima è il verbo to be, il verbo essere. Nel passato è was, che è singolare, e were, che è plurale. Ok? Now, nei verbi regolari noi aggiungiamo id, ok? Però per i verbi irregolari noi non abbiamo una regola specifica, ok? Purtroppo con i verbi irregolari ci serve un po' di pratica, no? Un po' di pratica con il past simple o il past in generale. Sapere come usare questi verbi, sapere la forma, perché sono diversi e non hanno una regola specifica. Vediamo degli esempi. Prima vediamo il verbo was o il verbo to be nel passato. She was at school. Lei era a scuola. They were at home. Loro erano a casa. Right? Was, were. Che ne abbiamo il nostro soggetto, il verbo. Poi per verbi regolari, come abbiamo detto, aggiungiamo ed. He worked on his project. Abbiamo work, lavorare, che è il verbo base. Aggiungiamo ed, worked on his project. E poi he wrote the test. Lui ha scritto il test. Right? Now wrote è irregular. Il present di wrote è write. I write a test. Però la forma irregolare è wrote. Ok, quindi questa è un'immagine di tutti dei verbi irregolari, right? The most popular, quelli più popolari che noi possiamo vedere, no? Quindi verb 1 significa la forma base e poi verb 2 è la forma in past simple o il termine specifico è past participle, no? Become, became, begin, began, right? Come potete vedere questi verbi non hanno una specifica regola e dovete metterli in pratica e potete per esempio scrivere delle frasi, leggere dei libri e fare un po' di pratica in grammatica con il past simple, right? Per poi sapere usare questi verbi irregolari. Adesso analizziamo delle frasi. Ok, prima guardiamo al verbo to be, che sarebbe il verbo essere. Ok, was. She was happy when she heard the news. Okay? She was happy. Lei era felice. And also heard the news. Right? Perché qua abbiamo praticamente due frasi, no?
Abbiamo la prima frase, she was happy. Quando, when, right? When è un time clause che abbiamo detto che usiamo nel past simple. When she heard the news, quando ha sentito le notizie, right? Qua abbiamo un'altra frase, no? Perché iniziamo con il soggetto, poi il verbo, right? Heard is irregular, ok? Perché here, present, heard, past. They were at the park yesterday afternoon. They were, they il nostro soggetto, were è il nostro verbo, al parco. Yesterday afternoon, right? Another time clause, right? Indica il nostro tempo, quando. I was tired after work last night. I, soggetto, was, verbo, tired. No, tired, come abbiamo detto, è un'emozione o un stato di essere, no? Tired è stanco. Io ero stanco. He was a good student in high school. Lui era un buon studente, un studente bravo in liceo. E 5, we were in London for the weekend. Noi eravamo in London per il weekend. Right? Now, let's look at the verb to do. Ok, now il verb to do è molto semplice. Do nel passato è did. Ok? La bella cosa del past simple è che ovviamente non c'è la regola di terza persona singolare, c'è solo la regola di singular e plural. Ecco perché penso che è un po' più semplice da capire compared to il past, il present simple. Now, he did his homework before dinner. Lui ha fatto i suoi compiti prima di cena. Right? He did his homework. Did you see what she did yesterday? Right now, obviously it's a question, è una domanda, quindi iniziamo col verbo, poi il nostro soggetto. Il verbo did, right? Quando noi stiamo chiedendo, o nella struttura di una domanda, è il verbo più popolare che usiamo quando stiamo chiedendo delle domande nel past, right? Specialmente perché le domande sono a che fare con azioni che noi facciamo. Right? They did a great job on the project. They is our subject, did is our verb. I did my best to help him understand. Right? I is my subject, did is my verb. She did all the cooking for the party. Right? She did. Now, cooking isn't, anche se cooking è un verbo, sì, e finisce con ing, però qua il nostro verbo si usa più come noun, no? Sostantivo per la frase. Quindi non è che non agisce come un verbo, anche se sì, è un verbo. Si chiama un gerund. Alright, now guardiamo all'ultimo tipo di frase con irregular verbs. Giusto per farvi vedere degli esempi con regular verbs. She went to the store yesterday. Ok, now, went, il present di went è il verbo go, right? Go. Very popular, right? Very popular verb to use. Not she go to the store yesterday, she went. E ovviamente, come possiamo vedere, abbiamo il yesterday, right? Our time. He ate dinner at his favorite restaurant last night. Quindi questo è uno dei verbi che abbiamo visto all'inizio di questa lezione. E non è ate, è eat, right? Boh, nel presente, eat. Nel presente, ate nel passato. He ate dinner last night. They sang songs together at the concert. Sing è la forma nel presente di cantare e sang è il passato, right? I saw a shooting star last summer. Now, saw è vedere, no? See è il presente, saw è il passato. Okay? Very important. I see, I saw. We drove to the beach for our vacation. Now, drove è guidare, right? O guidato. The present of drove è drive. Okay, drive. Right now,
Se fate caso, la forma base di questi verbi sono molto diversi alla forma irregolare nel passato. Quindi con un po' di pratica diventa un po' più facile a ricordare queste forme, no? Però questi sono giusto certi che sono un po' popolari, right? When speaking or writing. Ok, now facciamo un piccolo esercizio. Mettete questo video in pausa, così potete farlo e poi guardiamo le risposte. Ok, let's answer the questions. So, here we have she walked to school every day last year. Subject, verb. They visited their grandparents on weekends. They visited. He studied hard for his exams. The sun rose early yesterday morning. Right? The sun is our subject, rose is our verb in irregular form. We watched a movie at the cinema last night. The cat chased the mouse but couldn't catch it. Right? The cat chased. They played soccer in the park yesterday afternoon. They played soccer, right? So here we have a subject e poi our verb. They played soccer. Ok? E se notate tante di queste frasi, il nostro tempo, quando abbiamo fatto questa azione, è alla fine. No, non è necessario, possiamo anche iniziare, però direi che è meglio iniziare con il nostro soggetto, poi il verbo, no? Seguire questa forma un po' più naturale, no? Sì, se noi vogliamo evidenziare il tempo quando abbiamo fatto questa azione va bene, però specialmente se state iniziando con l'inglese è meglio metterlo alla fine. She baked a delicious cake for her friend's birthday. She baked. No, baked è cucinare qualcosa nel forno, right? Per esempio a cake. He traveled to Europe during his summer vacation. And I met my best friend for coffee yesterday. I met. Met, past, meet, present. Right? Met, past, meet, present. Ok, exercise number 2. Qua voglio che mettete la forma del verbo nel passato, ok? Quindi qua abbiamo delle frasi nel presente, dovete mettere solo nel passato, right? Vi do un po' di tempo per cambiare queste frasi and then we will continue. Ok, let's put this video in pause. Ok, let's continue. So here we have she walked to school every day, right? We add ed. They visited their grandparents on weekends. He studied, right? Study finisce con la y, dobbiamo cambiare quella y e mettere ied, right? Come ho discusso nella nostra lezione nel present simple. So he studied hard for his exams and got good grades. Get, present, got, past. The sun rose early yesterday morning. Rose. Right? The sun rose, rise. Right? Now, number 5. We watched a movie at the cinema last night. Watch, watched. The cat chased the mouse but couldn't catch it. Chase, chased. They played soccer in the park yesterday afternoon. Play, played. She baked a delicious cake for her friend's birthday. Bake, baked. He traveled to Europe during his summer vacation. Traveled, traveled. And I met my best friend for coffee yesterday. Meet, met. Alright. Ok. Quindi questo conclude la nostra lezione del past simple.
Spero che questa lezione vi ha aiutato a migliorare il past simple e ricordate che dovete sempre mettere queste regole in pratica in ordine di poter usarle nel vostro inglese, ok? Se avete delle lezioni specifiche che volete che faccia su YouTube, please comment, right? And I will see you soon. Have a good day. Bye bye.